Buongiorno, in questo video parleremo di artrosi dell'alluce e in particolare di un intervento chirurgico un po' particolare da proporre ad alcuni pazienti, ma non per tutti, come alternativa al classico intervento di artrodesi, cioè del blocco articolare definitivo dell'articolazione dell'alluce. Ricordiamo che l'articolazione dell'alluce è formata tra l'osso metatarsale e la falange prossimale. L'articolazione è ricoperta da uno strato liscio e molto scorrevole che è la cartilagine, che nel caso dell'artrosi progressivamente scompare, lasciando in questo caso le due ossa come grattare tra di loro. Nel caso in cui l'artrosi sia molto avanzata, quindi assisteremo ad un quadro clinico caratterizzato da dolore, difficoltà a camminare e soprattutto a portare in avanti il peso, nonché gonfiore dell'alluce e senso di rigidità. Come potete vedere da questo filmato, l'alluce è completamente bloccato nella fase di spinta dorsale, anche per la presenza di una sporgenza ossea che si chiama osteofita, presente a livello dorsale del metatarsale. La diagnosi di artrosi dell'alluce è facile, richiedendo solo una radiografia e solo in alcuni casi è richiesta anche una risonanza magnetica o una TAC. Nel caso di artrosi severa, le opzioni a nostra disposizione variano tra l'eseguire delle infiltrazioni di cortisone, da fare necessariamente sotto controllo radiografico, perché altrimenti non potremo essere sicuri che l'ago sia nel posto giusto. Purtroppo le infiltrazioni di cortisone possono avere una durata limitata e soprattutto non possiamo ripeterle troppe volte, in quanto il cortisone non è proprio buon amico del nostro corpo. Qualora necessario, il vostro chirurgo vi proporrà un intervento chirurgico che sostanzialmente può essere rappresentato dalla semplice asportazione dell'osteofita dorsale, ma che in caso di artrosi severe spesso non è sufficiente. In alternativa possiamo proporre l'impianto di una protesi totale dell'alluce o ancora il classico intervento, quello che cioè viene più comunemente offerto, di artrodesi dell'alluce. Parleremo quindi in seguito dell'alternativa a questi classici interventi. In particolare l'intervento di protesi consiste sostanzialmente in un taglio della pelle di alcuni centimetri a cui segue il progressivo approfondimento fino ad arrivare alla capsula articolare prima e al piano osseo del metatarsale e della falange poi. Le ossa vengono preparate con una piccola sega ad alta velocità, a cui segue quindi la preparazione con delle piccole raspe per poter poi inserire la componente metallica della protesi sia a livello del metatarsale che a livello della falange. Le componenti sono inserite ad incastro, tenendo presente che col passare delle settimane successive l'osso tenderà a crescere attraverso la superficie un po' rugosa della protesi, permettendone quindi la completa integrazione. Una volta inserite le componenti metalliche si inserisce poi una sorta di cuscinetto fatto di silicone ad alta resistenza che permetterà quindi il buon scorrimento dell'articolazione, senza che le componenti metalliche entrino in contatto tra di loro. L'intervento di artrodesi consiste invece, come abbiamo già detto, nel blocco completo e soprattutto definitivo dell'articolazione dell'alluce. L'intervento è eseguito attraverso un'incisione chirurgica molto simile a quella che avete visto precedentemente. In questo caso quello che si fa è usare delle frese a forma sferica per rimuovere gli ultimi residui di cartilagine, fino ad arrivare cioè al piano osseo sano. Al termine della preparazione delle ossa si posiziona una placca di metallo con delle viti che garantiranno una ottima tenuta nel corso delle successive settimane, fino a quando cioè l'osso sarà guarito o per meglio dire consolidato. La placca e le viti non saranno da rimuovere se non in caso di necessità, cioè di evidente fastidio, ad esempio per lo sfregamento contro la tomaia della scarpa. Vi invito a visionare il video specifico su questo tipo di operazione cliccando il link che inserirò al termine di questa presentazione.
Sia nel caso dell'intervento di protesi dell'alluce che dell'artrodesi, il carico dopo l'operazione è completo usando una scarpa post-operatoria suola piatta che dovrete tenere alcune settimane. In entrambi i casi l'anestesia che generalmente eseguiamo è un'anestesia periferica, tramite cioè una piccola puntura al polpaccio sotto controllo ecografico. Questo tipo di anestesia non solo è molto efficace nel coprire i dolori durante e dopo l'operazione, ma ha anche l'indiscutibile vantaggio di non causare gli effetti collaterali di altre anestesie, come ad esempio la narcosi o l'anestesia spinale, cioè la puntura nella schiena. Lo stesso tipo di anestesia è anche proposta per l'intervento di cui vi voglio parlare oggi, cioè la cosiddetta plastica di interposizione. Lo scopo di questo intervento è quello di ripristinare una buona articolarità dell'alluce senza però inserire all'interno materiale metallico come la protesi o la placca e le viti che abbiamo visto prima. L'incisione chirurgica anche in questo caso prevede un taglio di alcuni centimetri attraverso cui si arriva al piano osseo. Giunti a questo punto si identifica e si preleva il tessuto capsulare presente al dorso dell'articolazione. Questo tessuto viene portato verso il basso, riuscendo cioè a ricoprire la superficie ossea che prima abbiamo ripulito. In questo modo questo tessuto molle crea come un vero e proprio cuscino, evitando quindi alle due ossa, quella metatarsale e quella falange, di sfregare tra di loro. Per evitare che questo cuscino biologico, cioè la capsula articolare, possa muoversi dalla posizione in cui vogliamo che rimanga, applichiamo dei punti di sutura in modo che possa rimanere bene attaccato all'osso. Dopo l'intervento bisognerà portare una scarpa post-operatoria a suola piatta, identica a quella che vi ho fatto vedere prima. La scarpa, anche in questo caso, andrà tenuta alcune settimane. Ci sarà poi naturalmente la necessità di fare la fisioterapia a partire circa dalla seconda settimana post-operatoria, in modo da rendere mobile l'articolazione, evitando quindi che col passare del tempo possa irrigidirsi. Per le prime 2 settimane è assolutamente fondamentale evitare che la ferita entri in contatto con l'acqua, come ad esempio quando ci si fa la doccia. Per ridurre questo rischio potete usare i comuni sacchetti impermeabili progettati proprio per queste situazioni che si trovano in farmacia. Per essere ulteriormente sicuri vi consiglio di fare anche un giro con un ulteriore strato di plastica, come ad esempio quella della classica pellicola per gli alimenti, cercando di arrivare fino al ginocchio. In questo caso vedete un paziente di circa 70 anni che a distanza di oltre 12 mesi dall'intervento cammina bene scalzo, riuscendo a mettersi anche in punta di piedi. Come tutti gli interventi chirurgici ci sono naturalmente dei rischi e delle complicanze che vanno discusse con il vostro chirurgo prima di decidere di sottoporvi all'operazione. Tra queste ricordiamo il rischio dell'infezione, della trombosi venosa profonda, nonché il rischio che il piede operato possa rimanere più gonfio di quanto ci si aspetti, rendendo quindi difficoltoso indossare le scarpe chiuse anche per diversi mesi dall'operazione. È inoltre anche possibile che questo intervento non funzioni. L'articolazione potrebbe infatti ancora fare male o rimanere rigida. In caso di evidente insuccesso, nonostante il tempo e la fisioterapia, sarà quindi possibile che il vostro chirurgo vi offra come alternativa di eseguire un'altra operazione, in particolare la artrodesi metatarsofalangea, cioè la fusione dell'articolazione. Vi invito nuovamente a visionare il video internet informativo sull'intervento di artrodesi e se ritenete che questo video possa esservi stato utile o se pensate che possa esserlo a qualcun altro, vi chiedo anche di iscrivervi al canale e di mettere un mi piace. Grazie.